Ciao a tutti e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Siamo felicissimi di avervi qui oggi, perché quello che stiamo per raccontarvi è esattamente il tipo di rivelazione che incendia i commenti e accende la curiosità. Avete letto bene il titolo. Parleremo del grande segreto che, a quanto pare, la nostra Azal Suba ha deciso di far filtrare tra sorrisi, occhiatine e piccole allusioni che solo i più attenti hanno colto. Non un pettegolezzo cattivo, non un attacco, ma qualcosa di molto più interessante, un'abitudine, un modo di essere, un lampo nello sguardo di Erkan Merik che lei non riesce a non citare, ogni volta che la conversazione scivola su di lui. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate, è gratis, velocissimo, e vi garantisce di non perdere neanche una delle nostre chicche dal mondo dello spettacolo. Restate con me fino alla fine, perché analizzeremo ogni traccia, ricollegando interviste, apparizioni congiunte e post social, per capire insieme che cosa abbia di così speciale questo sempre di Erkan Kyazal, con quella dolcezza che tutti le riconosciamo, continua a portare alla luce. Partiamo dall'inizio. La storia tra Azal Suba ed Erkan Merik è una delle più seguite e discusse degli ultimi anni per chi ama le vicende dei protagonisti delle serie turche. Da quando hanno condiviso il set di ADN Senkoi, è stato impossibile ignorare la chimica, non solo sullo schermo, ma anche fuori, tra un dietro le quinte e l'altro, tra risate complici, sguardi che dicevano più di 1000 frasi, momenti che parevano rubati al copione. Hanno attraversato fasi diverse, con voci, conferme a mezza parola e periodi più discreti. Eppure, quell'affetto che vibra tra loro, quella connessione che traspare anche quando cercano di proteggerla, è rimasto evidente a chiunque abbia saputo osservare. Ed è proprio in questa intimità sfiorata, in questa confidenza lasciata intravedere, che troviamo gli indizi del segreto. Che cosa fa Erkan Kyazal, puntualmente, mette in risalto? Pensate alle interviste di coppia, alle apparizioni agli eventi, ai contenuti social. C'è un filo rosso, un micro rituale verbale in cui lei, con tono divertito e tenero, finisce per sottolineare un tratto che definisce Erkan in modo quasi magnetico. Non stiamo parlando di una stranezza imbarazzante, né di qualche rivelazione sconvolgente. Al contrario, si tratta di una qualità che lo racconta nel profondo. Azal non critica, non punge, osserva, ammira, scherza, quasi a dire guardate cosa combina il mio Erkan, ed è come se ci lasciasse intravedere il cuore della loro dinamica. E quando dico che lo rivela sempre, intendo proprio questo, non è un accenno isolato, ma un motivo ricorrente. Una musica di fondo che ritorna in contesti diversi, ogni volta con parole nuove, ogni volta con la stessa luce negli occhi. Se ripercorriamo i loro momenti pubblici, salta all'occhio come Azal, quando parla di lui, usi spesso quel termine che pesa più di quanto sembri, sempre. Quel sempre è la chiave, la parola che schiude il senso di tutto. Provate a ricordare le storie e le foto che lei ha condiviso in passato. Erkan assorto a leggere un copione, il volto serio, le sopracciglia leggermente corrugate, le dita che girano la penna come se stessero cercando la soluzione a un enigma. Oppure i video rubati tra una pausa e l'altra, quando lui ripassa le battute con una concentrazione quasi ostinata, come se il mondo attorno potesse attendere un attimo. Azal spesso accompagna quei momenti con frasi leggere, ironiche, eppure cariche di affetto, piccole note che, analizzate con attenzione, ci raccontano il suo sguardo su di lui. Non una semplice immagine da condividere, ma un contesto, la cornice che spiega chi è Erkan quando nessuno lo guarda, e che cosa di lui la colpisce ogni volta. E indovinate? In quella cornice c'è sempre lo stesso tratto essenziale. Azal insiste su un punto, l'intensità con cui Erkan si dedica a ciò che ama. Sia che stia studiando una scena difficile, sia che stia provando un cambio di tono, sia che muti una piccola inflessione della voce per dare spessore a una battuta. Lei lo ritrae come un uomo capace di immergersi completamente. Ogni volta, con un sorriso, sembra dirci, eccolo, il mio Erkan, che si perde nelle sue passioni e non molla finché non sente di aver toccato il vero. Non c'è critica, non c'è esasperazione, c'è calore. C'è quella complicità che nasce quando conosci ogni abitudine dell'altro e la ami per ciò che è. E dietro le battute leggere, dietro la grazia con cui Azal dribbla la curiosità della stampa, ciò che resta è l'idea di un uomo che mette il cuore in tutto, sempre. Ma non finisce qui. Un altro dettaglio che Azal sottolinea ciclicamente riguarda la generosità di Erkan.
la sua inclinazione ad allungare la mano verso chi ne ha bisogno, la naturalezza con cui appoggia iniziative benefiche o partecipa a campagne di sensibilizzazione. Non serve che lei lo dica in modo diretto, basta il modo in cui lo racconta, la luce negli occhi quando parla di quei progetti, per capire che, per Erkan, aiutare non è un episodio isolato ma una direzione costante. Azal, ogni tanto, lascia trapelare questa verità con l'aria di chi celebra, non di chi mette in scena. È così, lui fa così, sembra dire. Trova sempre il modo di esserci, di fare la sua parte, anche quando non ci sono telecamere a testimoniarlo. E noi, ascoltandola, intuiamo che questo è uno dei motivi per cui lei lo guarda con ammirazione, come si guarda qualcuno che non rinuncia a essere coerente con ciò in cui crede. E poi c'è la vitalità fisica, quel lato dinamico che molti hanno intravisto tra scatti di viaggio e piccole clip dal sapore di fuga. Non parliamo per forza di imprese estreme, ma di quell'energia che porta Erkan a cercare il movimento, a provare un allenamento diverso, a inserirsi in una nuova routine sportiva, a dire perché no, quando c'è da affrontare una sfida sana. Azal, quando compare in quelle scene, ha spesso il tono lieve di chi finge di arrendersi all'intraprendenza dell'altro, ma sotto si sente l'orgoglio. Lei sottolinea la sua curiosità, la sua inclinazione a buttarsi, quel desiderio di sperimentare che rende le giornate più vive. È come se dicesse, lui non esita, non rimanda, non aspetta l'occasione perfetta. La crea. E quel sempre torna, preciso, come un orologio. Nelle interviste di coppia, poi, la dinamica è ancora più evidente. Quando viene chiesto loro in che cosa si somiglino e in che cosa siano diversi, Azal inclina la testa, lascia scivolare un sorriso e butta lì una frase disarmante. Beh, Erkan, sempre. E da lì parte l'osservazione, una di quelle piccole rivelazioni che racchiudono il tutto. Lei non lo definisce a colpi di etichette, non gli costruisce attorno gabbie di parole, semplicemente lo narra per immagini. E quelle immagini parlano di costanza, dedizione, grinta quieta. Non un gesto isolato, non una caratteristica che appare e scompare a seconda del momento, ma una nota permanente, un modo di stare al mondo. Se dovessimo tirare le fila, se dovessi scommettere su ciò che Azal ha scelto di svelare un po' alla volta, direi che il segreto di Erkan, quello che lei rivela sempre, è la sua passione ininterrotta, autentica, per la vita e per ciò che reputa importante. È quella scintilla che accende il lavoro, che guida le scelte, che nutre le cause a cui si affeziona. È lo slancio con cui si avvicina ai progetti, è la serietà con cui li porta avanti, è l'entusiasmo con cui si concede al gioco quando il gioco vale la pena. Azal sembra incantata da questa capacità di buttarsi fino in fondo, di trovare motivazione anche nelle piccole cose. Lei lo osserva perso tra i fogli di un copione, con lo sguardo fisso e deciso, e negli occhi le brilla un pensiero. Eccolo, di nuovo. Sempre così. Oppure lo vede organizzare, telefonare, mettere insieme tasselli affinché una raccolta fondi non sia solo un titolo, ma una realtà. E dentro di sé sorride, chi altri, se non lui? O ancora, lo scorge mentre impara, insiste, si prova in qualcosa di nuovo. Un'altra volta, sempre, sempre lui. La bellezza è che Azal non lo fa per vantarsene, non mette in vetrina i suoi gesti per costruire un monumento. Lei celebra. Condivide con il mondo un'ammirazione limpida, quasi una gratitudine. È come se dicesse, questo è l'uomo che mi stupisce ogni giorno, quello che rende la nostra quotidianità più piena, più densa, perché non smette mai di metterci tutto se stesso. E raccontandolo, non rivela soltanto chi è lui, svela anche il loro modo di amarsi. Perché è nelle piccole cose che si misura la profondità di un legame, in quella ripetizione di gesti che non stanca, ma rassicura. Nel suo sempre, Erkan dimostra chi è, nel suo modo di raccontarlo, Azal dimostra ciò che vede e che sceglie di custodire. Pensate a come questa qualità si traduca nella vita di tutti i giorni. Avere al fianco qualcuno sempre appassionato significa convivere con un'energia speciale, con un motore che non si spegne. Significa, a volte, dover sorridere delle sue concentrazioni infinite, dei suoi taccuini pieni di appunti, dell'ora in cui finalmente si ricorda di mangiare. Ma significa, soprattutto, sentirsi ispirati. Azal, respirando quel ritmo, raccoglie a sua volta la spinta a non accontentarsi, a guardare avanti, a costruire con pazienza. E lui, sapendo di essere compreso, si sente libero di continuare a essere così, di vivere come sa, senza dover domare quella fiamma che lo muove.
È un circuito positivo, un equilibrio che si alimenta con la stima e con la fiducia. E non è forse questo che rende una coppia solida nel tempo? Vedere e valorizzare il meglio dell'altro, anche quando è nascosto nella routine, nelle micro decisioni, nel modo in cui si affronta il lunedì mattina. Per questo, quando diciamo che Azal ha rivelato un segreto su Erkan, non stiamo parlando di qualcosa di clamoroso da prima pagina. Stiamo parlando, invece, di una verità intima, il fuoco interiore di lui, questo sì, sempre acceso. Un fuoco che diventa bussola, che orienta le scelte, che trasforma ogni compito in un'occasione per dare il meglio. E il modo in cui lei ne parla è un invito a guardare oltre le apparenze, a riconoscere la costanza dove gli altri vedono solo risultati. È così che lavora, che vive, che ama, sembra dirci Azal, e l'emozione che passa tra le righe è quella di chi non smette di sorprendersi, nonostante conosca a memoria i contorni dell'altro. Siamo arrivati quasi al termine di questo nostro viaggio, e spero che anche voi abbiate sentito quello che ho sentito io. La forza di una rivelazione non sensazionalistica, ma profondamente umana. Il sempre di Erkan non è un vezzo, è identità. E Azal, con la grazia di chi sa raccontare senza invadere, ce lo ha ricordato più volte. Prima di salutarci, però, voglio lasciarvi con una domanda. Anche voi avete notato questi segnali? Vi siete accorti di come, ogni volta che lei parla di lui, riaffiori quella costanza appassionata, quell'energia che non si spegne mai? Ditemelo nei commenti. Adoro leggere le vostre teorie, confrontarmi con le vostre interpretazioni, scoprire dettagli che magari a me sono sfuggiti. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, condividetelo con chi segue con interesse Azal Suba ed Erkan Merik e soprattutto iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate, attivando la campanella per non perdere le prossime analisi, i retroscena e le nostre immancabili rivelazioni. In chiusura, lasciatemi ribadire ciò che abbiamo compreso insieme. Il segreto che Azal rivela sempre non è un fatto oscuro, ma la prova luminosa di una passione che non conosce pause. È l'elogio della dedizione, della generosità, della curiosità, della voglia di tentare. È un ritratto d'amore costruito con pennellate sottili, dove il gesto quotidiano diventa dichiarazione. Ed è questo, infine, che rende la loro storia così affascinante, non l'eccezionale, ma l'eccezionale nel quotidiano. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Ci rivediamo prestissimo con nuovi approfondimenti, sempre qui, su Stelle Turche Rivelate. Fino ad allora, abbiate cura di voi, inseguite ciò che vi accende e non dimenticate mai che, spesso, i segreti più belli non sono quelli che scandalizzano, ma quelli che spiegano perché ci innamoriamo. A presto!